Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna in Acquario o Venere in Acquario. Allora, oggi facciamo un video senza tempo, valido dal momento in cui lo guardi, sono messaggi che ti devono arrivare adesso in base a quello che vivi, che puoi star vivendo nelle prossime ore, affinché ti siano da guida, di conforto e di sostegno. Allora, partiamo dagli oracoli. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario. Gentilezza, resilienza, stai tenendo duro in qualcosa con grande amore, con resilienza, gentilezza, ti sta per arrivare un premio. Questo cervo ha a che fare col quarto chakra. Sai, il cervo è una delle forze che abitano il nostro quarto chakra insieme al maestro interiore, al genio, alla dama, al cavaliere. Il cervo è proprio l'apertura dell'amore. Mi sento come se ti sta arrivando un regalo per aver avuto resilienza, forza in qualcosa, qualcosa di bello, proprio come questa carta, no? La saggezza. Mi stanno dicendo che sei molto saggia, molto saggio, riesci a guardare oltre ciò che è visibile, e perché sei in contatto con il cuore. Cos'altro esce? Attrazione, legge di attrazione, autunno, che mi parla di un momento di... Allora, io ti dico una cosa, sta per arrivarti un regalo, una sorpresa dalla vita, per aver saputo essere resiliente, saggia o saggio, stai attraendo in un momento in cui tutto sembrava perduto. Mi spiego? In cui tutto sembrava perduto, tu stai attraendo, hai fatto pulizia, l'autunno è fare pulizia, no? Dove cadono le foglie, i rami secchi, sei stata resiliente, sei stato resiliente, una sorpresa. Vediamo, voglio mettere subito questi altri oracoli, prima di passare i tarocchi. Sei una persona molto gentile, rispondi con gentilezza anche quando le cose sono dure, e questo è bellissimo, è come se ti stesse arrivando una ricompensa dalla vita. Impegno, una ricompensa per il tuo impegno, per il tuo sforzo, l'impegno messo in qualcosa. Bellissime sono queste carte, vediamo che cosa ci raccontano i tarocchi. Mettiamoci questi. Diavolo. Stanno arrivando comunicazioni per qualcosa che vuoi ottenere. Comunicazioni per qualcosa che vuoi ottenere. L'energia è molto veloce. Il diavolo mi parla di cose che vuoi ottenere, no? Tutto accelera da che c'è stato un momento di blocco, di pausa. Allora, se c'è stato un momento in cui le cose sembravano accelerare, poi si sono fermate, il carro mi parla di avanzamento e di successo. Tu hai avuto molta pazienza, molta resilienza, hai sviluppato saggezza e stai esattamente attraendo, grazie al tuo impegno, ciò che vuoi. Assolutamente, io vedo con Re di Coppe qua che sei felice come una Pasqua. Questo Re di Coppe è il tuo archetipo maschile interno, al di là che può essere anche una persona molto affidabile che arriva da te dopo un momento
di fermo in qualcosa, però il Re di Coppe è anche il tuo archetipo interno, mi stanno raccontando di come delle emozioni, no? Sei stata o sei stato molto resiliente, molto saggia, molto gentile verso le persone, verso la vita, anche quando le cose sono state più dure. E questo viene ricompensato, mi stanno dicendo, perché il Re di Coppe è colui che è sereno, che è felice, e gioisce qua, no? Grazie all'alleanza con le sue emozioni, non sei stata vittima delle emozioni, ma ti sei alleata o alleato, guardando gli eventi che sono accaduti in modo differente. E quindi è la gioia, è la capacità di saper guidare con amore e con amorevolezza le persone, le cose che fai nella vita. Sì, ciò che vuoi ottenere, l'energia si sblocca in ciò che stavi chiamando, comunicazioni, in ciò che stavi chiamando. Che cos'altro? È come se ti fossi confrontata o confrontato con le tue paure, in merito a delle notizie che sono arrivate, o dell'energia che si muoveva, no? In merito a ciò che vuoi ottenere. Andiamo a vedere. L'imperatore. Potresti aver avuto un po' di scontri o della tensione con qualcuno di esigenza, o sul piano esigente, o sul piano lavorativo, o sul piano pratico della vita. Mm, sì, infatti potresti aver avuto dei confronti con una persona molto esigente e ti puoi essere trovata o essere trovato in un impasse, no? In un che cosa faccio adesso? Però arriva assolutamente comunicazione e guarigione. Hai portato guarigione dentro di te, eh? C'è una grandissima guarigione che arriva qua. Nel prendere delle decisioni è una nuova opportunità, prendere le decisioni giuste. C'è una nuova opportunità che ti farà felice a livello emozionale. Una guarigione che avviene dentro di te per aver portato ordine nelle tue emozioni, esserti confrontata anche con delle persone o delle circostanze che ti hanno dato modo di guardare profondamente dentro di te senza accelerare le cose, essere resiliente nonostante stanca o stanco con le tue emozioni. Allora qua è come se fossi guarita o guarito da qualcosa ed è come questa energia vitale che sgorga da te, un nuovo impulso di passione, di creatività, creatività, la creatività che ti porta lontano. Ancora, e qua vedo gioia, 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 10 di coppe, 3 di coppe e 2 di coppe. Sta arrivando tutto. Vedo una grande gioia per te qua, gioia in famiglia, condivisione e anche l'amore, 2 di coppe. Gioia, condivisione e anche l'amore, gioia proprio, gioia pura, 10 di coppe, gioia, 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 nonostante un po' di tensioni mentali che tu puoi aver avuto per ciò che volevi ottenere l'amore, eccolo, volevi ottenere l'amicizia, eccola, volevi ottenere il sostegno delle persone che ami, eccolo. Mi parlano di un momento di pausa che si sblocca. E c'è anche una persona qua, può essere anche all'interno di quello che tu stabilisci come famiglia, no? La famiglia d'anima che ti scegli, una persona, un amico o un archetipo maschile che ti è vicino come un membro della famiglia. Oltre a questo, è con il quale vedo gioia e condivisione, celebrazione, uscite, gioia e condivisione. Oltre a questo, vedo una persona nell'amore o comunque nella relazione a te vicina che ti completa perfettamente. Magari è una persona con la quale tu hai avuto un attimo di blocco, di pausa, perché magari vi siete confrontati con paure e attaccamenti. Anche una persona nell'ambito pratico e lavoro. Però arriva tanta gioia, tanta stabilità, vedo per te. Ecco la sorpresa di cui ti parlavo, no? Tu non te l'aspetti, 2 di spade, non lo vedi. Eccola dove sta la cosa. Sì. Vediamo ancora.
Sì, ti sei sentita messa da parte o ti sei sentito messo da parte, forse anche fisicamente stavi un po' demotivato, demotivato. È come se tutto questo si realizza perché tu potessi sentire fare il vuoto nella mancanza e trovare l'opportunità anche nella mancanza, allearti alla dea penia, allearti alla dea della penuria e quindi è come se tu non avessi ostacolato questo flusso. E infatti qua c'è il 6 di coppe, vedo che vivrai delle emozioni straordinarie, bellissime, con la persona che ami o con una persona nuova o con le persone che ami. Magari ti sei sentita o ti sei sentito messo da parte da qualcuno di importante che ti è vicino, può essere anche un amico, un fratello, o ti sei sentita messa da parte dalla vita, un po' esclusa dalla gioia, no? Escluso dalla gioia. Però c'è una riconciliazione anche con una persona che conosci bene qua. Cioè si sta proprio concretizzando una grande gioia che ti fa rallegrare il cuore. Sai, come una bambina, un bambino. E questo porta le cose in equilibrio. Cose in equilibrio. Arriva un cambio netto, cioè una trasformazione netta. Questo equilibrio porta a una trasformazione netta. Trasformazione netta. È proprio come quest'autunno si tagliano i rami secchi, no? Ed è questa sorpresa, e questa è una sorpresa emotiva, proprio bella, bella, bella. Sì, e anche l'amore qua. Andiamo un attimo sull'amore. Mettiamo, visto che l'hanno marcato, vediamo con i miei potenti oracoli, lui, lei, cosa ti dice questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto, l'info box in descrizione. L'amore è follia. Allora, l'amore è follia mi dice che è una persona che non razionalizza i propri sentimenti, ma li vive. Infatti il Re di Coppe è una persona, anche se è una donna, una persona che è padrona delle sue emozioni, una persona che non si lascia scalfire, ma non che si lascia scalfire dall'alleanza con le emozioni, non le rinnega. Allora c'è qualcosa di folle, una sorpresa che arriva, no? L'amore è follia, una sorpresa che ti sorprende come una bambina, facendoti sentire, ti vedo già un po' le guance rosse, capito? Perché è una persona che sente molto empaticamente questa qui. Cos'altro? Perdonami, ti prego, perdonami. Qua c'è una richiesta di perdono e te l'ho detto che può essere una riconciliazione. Probabilmente perché c'è stata una pausa anche qui, o una pausa perché ci si doveva confrontare con paure, attaccamenti, resistenze all'amore. E questo è l'ego, no? E questa persona non segue più l'ego. Tu guardi le stelle, tu sei la stella, no? Dell'acquario. Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con 1000 occhi. Questa persona ti ha osservato tanto, ti osserva e ti scruta anche nei tuoi angoli più profondi dove manco nemmeno tu riesci ad arrivare. Ma lo fa con amore, con gli occhi dell'amore, come fa il Re di Coppe. Quasi non te ne accorgi, è un respiro, un sussurro sottile nell'anima. In questa poesia di Platone è come se questa persona volesse proprio dare tutto il suo cuore, anche se magari non si è vista inizialmente questa cosa. Perché è una persona che ha questo archetipo del Re di Coppe, diventa questo Re di Coppe, e magari qua tu hai avuto anche un po' di resistenza all'amore, no? Magari, o comunque sia, giustamente, magari hai posto i tuoi limiti, anche se il tuo cuore già sapeva la verità. Mi spiego? Bello, molto poetico, molto commovente pure questo. E vediamo a questo punto cosa ti dicono i Sefirion.
Segui le sincronicità, fluisci verso il Dharma, unisci i punti. Ti sentirai proprio guidato o guidato a compiere dei passi e alla fine unirai i punti e dirai wow, anche quella cosa che non avevo capito prima, adesso l'ho capita. C'è tutto un disegno dietro a questo che sta accadendo, c'è tutto un disegno. Allora fluisci verso ciò a cui ti porta la vita perché stai andando verso il tuo destino. È tutto perfetto così com'è. Alla fine ti dirai, ah caspita, ma quello era connesso a quello era connesso a quell'altro, anche se non l'avresti mai creduto possibile. Potresti vedere proprio dei segni, potresti vedere dei cervi, anche per immagini su internet, dei cervi. Sì. Vediamo ancora. Fammi mettere sull'amore queste. Allora, qua c'è un amore non corrisposto. O abbiamo sentito questa percezione con qualcuno, cioè, oppure l'hai data tu questa mancata corrispondenza col 5 di denari, no? Cioè, amore non corrisposto. Sì. Però qua c'è un batticuore, eh? Amore incipiente, c'è un batticuore. E poi amore fedele, c'è una persona molto fedele a te. Da una sensazione qua col 4 di spade, no? Dove abbiamo potuto vivere un amore non corrisposto, oppure siamo noi che abbiamo dato un break, una pausa a qualcuno. C'è questa persona che senza riserve prende il carro e arriva da te, capito? Questa stesa mi parla esclusivamente di questo e di una guarigione in atto affinché si possa sperimentare un nuovo inizio. Sì. E la saggezza acquisita da questa circostanza è molto forte. Sì. Vediamo cosa ti dicono queste. L'oracolo delle porte. Allora, sono uscite 2000. La porta dell'aria mi parla di chiarimenti, le nuvole si diradano. Chiarimenti e spiegazioni anche in merito a questa, no? Quel 2 di spade. E la porta della terra mi racconta della concretezza che si manifesta, di ciò che si radica, no? A poco, di ciò che si radica grazie a questa, alla persona del Re di Coppe. E poi qualcosa di meraviglioso accade, troverai un tesoro laddove non credevi di vederlo. Sì, bello. Vediamo cosa ti dicono queste. Assolutamente sì, questa è tra le carte più fortunate. Il Platone, dolcezza, che era questa, no? La gentilezza, carisma, sensualità. La tua dolcezza, il tuo carisma, il tuo modo di essere attrae immediatamente questa realizzazione di cui ti ho parlato. Sei tu che hai il fuoco nelle mani. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, il tuo impegno verrà riconosciuto. E io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.